Ciao a tutti amici di Land of Urbex e benvenuti in questo nuovo video. Questo è il video finale dell'anno, in cui riassumeremo ciò che è stato fatto sul canale nel 2024 e vi daremo qualche anticipazione per il 2025. Piccola premessa, noi pubblichiamo sempre molto dopo le nostre esplorazioni, in quanto non ci interessa fare la corsa alla pubblicazione e con questo non stiamo facendo una critica a chi lo fa, anzi, ognuno fa quel che vuole. Rispetto all'anno scorso questo video sarà un po' diverso, anche per il fatto che stiamo ancora pubblicando video girati nel 2023. Abbiamo scelto 5 luoghi pubblicati nel 2024 su YouTube, quelli che più o meno ci sono piaciuti di più, e poi ben 7 anticipazioni dei video che usciranno nel 2025. Per vedere la data esatta dei video, vi ricordo che in ogni descrizione di ogni video indichiamo sempre il periodo in cui è stata fatta l'esplorazione. Adesso iniziamo con i 5 video pubblicati nel 2024 su YouTube, che abbiamo scelto per voi. Il primo luogo è il Palazzo del Conte, un bellissimo palazzo in pieno centro paese, appartenuto sicuramente ad una ricca famiglia di zona. Un palazzo pieno di ricordi e di oggetti antichi, ricco di dettagli e di storia, che ahimè, con l'inesorabile scorrere del tempo, sta pian piano cedendo su se stesso. Il secondo posto è l'industria metallurgica. In questo episodio abbiamo esplorato un'imponente fabbrica, colosso industriale della metallurgia, nata nel secolo scorso. La sua evoluzione ha portato alla divisione dello stabilimento originale in due e all'espansione verso la produzione di componenti leggeri in alluminio, che abbiamo visto in questo video. Il terzo luogo scelto è l'Ostello, un ostello che si trova all'interno di una splendida villa del 400 immersa nel verde. È stato per anni la sede di un ostello della gioventù, basato su ospitalità e prezzi popolari. Venne acquistato tra il 2019 e il 2020 per essere trasformato in un mega resort di lusso, ma scoppiò il Covid e fu abbandonato. In questo momento, nel 2024, si trova in ristrutturazione. Il quarto luogo è la Fonderia di Ghisa, un pilastro dell'industria italiana. Qui abbiamo camminato tra i giganti forni e i vari macchinari che ci hanno fatto sentire piccolissimi in questi spazi enormi, macchinari che sembrano essere stati spenti da un giorno all'altro. In più siamo entrati nei bellissimi laboratori in cui siamo rimasti a bocca aperta. Come quinto luogo abbiamo scelto Villa Amazzonia, che da fine novembre 2023 non è più accessibile. Questa casa è stata costruita verso la fine del Settecento. Non abbiamo trovato moltissime notizie di questa proprietà, ma una targa sopra una facciata ricorda che qui passò Papa Pio VII, esiliato da Napoleone, per la sua ferma, memorabile e coraggiosa risposta data all'ufficiale napoleonico, che, entrato al Quirinale il 5 luglio 1809, gli intimava di cedere alla Francia i territori dello Stato Pontificio. Per quanto riguarda alcuni spoiler dei video che usciranno nel 2025, ne abbiamo scelti ben 7. Partiamo con Villa Aquila, un antico edificio abbandonato da decenni, che custodisce segreti e ricordi di una famiglia che un tempo vi abitava. In questa abitazione si viene catapultati in un'epoca passata. Abbiamo trovato tesori dimenticati come un biliardino degli anni 20 o 30, delle vecchie auto tra cui una Fiat Topolino, icona di un'epoca passata, e molto altro.
Il secondo luogo scelto è la discoteca abbandonata più bella d'Italia, sì, così l'abbiamo definita, poiché questa posizione era per noi un luogo da controllare. In un caldo pomeriggio dell'agosto 2023 ci siamo fermati, abbiamo trovato un accesso e siamo rimasti letteralmente a bocca aperta. Questa discoteca era in Tonsa. Il terzo luogo scelto è una villa appartenuta ad un signore nato a metà 1800. Un giurista ed un poeta, e ricevette anche l'onoreficenza di cavaliere dal re Vittorio Emanuele III in persona. Una bellissima casa con affreschi incredibili. Il quarto luogo scelto è la villa del farmacista, una villa costruita nel 1700, un'imponente struttura formata da villa e fattoria, entrambe a 3 piani. All'interno sembra quasi un labirinto, in cui ci si perde tra la storia di chi ci ha passato una vita intera, scaffali pieni zeppi di farmaci e altre sostanze, in contenitori antichissimi. Come quinto luogo abbiamo scelto l'Hotel Colorato, un hotel la cui struttura è stata costruita secondo notizie trovate in rete nel 1700. Il tempo al suo interno sembrava essersi fermato. Polvere, porte scricchiolanti, ma nonostante ciò era ancora di una bellezza incredibile. Il sesto luogo è la Villa dei Nonni, una villa abbandonata da molti anni. Non conosciamo la sua storia, ma all'interno abbiamo scoperto foto e oggetti antichissimi, 2 bellissime stanze da letto e documenti storici incredibili, tra cui una pagella del Regno d'Italia, datata 1926-27. L'ultimo luogo che abbiamo scelto per voi è il Bed and Breakfast della Scacchiera, un luogo chiuso diversi anni fa per alcuni problemi sul terreno su cui era stato costruito. Un Bed and Breakfast ancora con ogni cosa al suo posto, un'esplorazione incredibile.